Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi andremo a realizzare il progettino che avete visto in anteprima. Per questo progettino ho scelto questo bellissimo gomitolone, lui è il Jolly e sono gomitoloni da 500 grammi, misura 1500 metri ed è 50% lana e 50% acrilico. La casa consiglia l'uncinetto numero 3,5, ma io per tutto il mio progettino ho usato il 5,5. Detto questo, vi lascio al tutorial. Mi sono portata il mio lavoro avanti e ho fatto il mio pannello, quindi noi per prima cosa dobbiamo andare a prendere la circonferenza del nostro bacino, la misura in centimetri, portarla in catenelle. Nel mio caso ho fatto 130 catenelle per una misura SM. Sono andata avanti per 38 centimetri e sono 19 motivi. Per motivo intendo un rigo di punto perla e un rigo di maglie basse, quindi facendo un rigo di punto perla e un rigo di punti bassi l'ho fatto per 19 volte 38 centimetri. La larghezza del mio pannello misura 120 centimetri. Alla fine che abbiamo fatto il nostro pannello lo andremo a dividere in tre parti, quindi pannellino davanti, il pannello dietro e l'altro pannellino davanti. Li lavoreremo separatamente e poi alla fine li pieghiamo così e andremo a fare delle piccole cuciture. Intanto vi farò un piccolo campione per farvi vedere praticamente il motivo. Allora andiamo a montare le catenelle. Io vi ricordo che nel mio progettino ho montato 130 catenelle per una taglia SM. Ok, quindi nel mio campione ho montato 25 catenelle, quindi facciamo una catenella, entriamo nella 25esima catenella e facciamo una maglia bassa, la prima maglia bassa. Quindi questo sarà un giro tutto di maglie basse. Quindi lo andiamo a fare per tutta la riga di maglie basse e poi alla fine della riga ci vediamo qui per continuare. Terminata il mio giro di maglie basse lo andiamo a fare per un'altra volta, quindi facciamo una catenella, voltiamo il lavoro e facciamo un'altra riga di maglie basse, quindi in totale 2 righe di maglie basse. Terminata la seconda riga di maglie basse andiamo a fare il motivo, quindi facciamo una catenella e voltiamo il lavoro. Nella prima maglia facciamo una maglia alta, quindi filo sull'uncinetto, entriamo nella prima maglia e facciamo una maglia alta. Facciamo la seconda maglia alta e nella terza maglia quindi andiamo a fare un punto perla, quindi maglia alta, prendiamo il filo sull'uncinetto, giriamo intorno alla maglia alta, quindi entriamo nella maglia alta, giriamo intorno alla maglia alta, prendiamo il filo e peschiamo il filo, quindi filo sull'uncinetto, rientriamo, peschiamo il filo sull'uncinetto, rientriamo e peschiamo il filo per 4 volte e 4, chiudiamo tutto insieme e qui si è formata il punto perla. Quindi andiamo a prendere il filo sull'uncinetto, nel punto successivo andiamo a fare una maglia alta e 2 maglie alte. Ok, e quindi abbiamo fatto 2 maglie alte, al centro abbiamo fatto il punto perla, 2 maglie alte. A questo punto dobbiamo andare a iniziare di nuovo, quindi 2 maglie alte, quindi 1 e 2. Facciamo la terza e nella terza maglia alta andiamo a fare il punto perla, quindi
filo sull'uncinetto, passiamo intorno alla maglia alta e peschiamo, filo sull'uncinetto, entriamo e peschiamo, filo sull'uncinetto, entriamo e peschiamo, filo sull'uncinetto, entriamo e peschiamo e chiudiamo tutto insieme. Prendiamo il filo sull'uncinetto, maglia successiva, maglia alta, maglia successiva, maglia alta e andiamo a ripetere tutto da capo, quindi maglia alta, maglia alta. Nella terza maglia alta andiamo a fare il punto perla, quindi entriamo, peschiamo 1, 2, 3 e 4 e chiudiamo tutto insieme. Filo sull'uncinetto, altre 2 maglie alte, quindi 1 e 2 maglie alte. E ricominciamo di nuovo, quindi maglia alta, 1, 2 maglie alte, 3 maglie alte, nella terza maglia alta, quindi dobbiamo andare a fare il punto perla, quindi filo sull'uncinetto, entriamo e peschiamo 1, 2, 3 e 4 e chiudiamo tutto insieme. 2 maglie alte, 1 e 2. Andiamo a fare di nuovo, iniziamo di nuovo, quindi vedete che mi rimangono ultime 5 maglie alte, quindi maglia alta, perlina, maglia alta, quindi andiamo a fare 1 e 2, è un multiplo di 5. Nella terza andiamo a fare punto perlina, quindi entriamo e peschiamo il filo 1, peschiamo il filo 2, peschiamo il filo 3, peschiamo il filo 4 e chiudiamo tutto insieme. Ci rimangono ultime 2 maglie alte, quindi 1 e 2. E abbiamo fatto il nostro motivo. A questo punto andiamo a fare, per completare il nostro motivo, dobbiamo andare a fare maglie basse, quindi una riga di maglie basse, quindi facciamo una catenella e giriamo il lavoro. Entriamo nella prima maglia e facciamo maglia bassa, seconda maglia che sarebbe questa accanto al punto perla, quindi qui entriamo qui e facciamo una maglia bassa, poi entriamo alla fine del punto perla e sarebbe questa, facciamo un'altra maglia bassa e poi le maglie basse come si presentano. Qui andiamo a prendere la maglia prima della perlina e dopo la perlina la maglia bassa. Ok, terminato il mio giro di maglie basse, il motivo si conclude qui. Andiamo avanti, dobbiamo andare a fare il punto perlina, quindi andiamo a fare una catenella e giriamo il lavoro. A questo punto noi dobbiamo andare a lavorare il punto perla, lo dobbiamo andare a lavorare tra una perla e l'altra. Come facciamo per regolarci? Quindi andiamo a fare 2 maglie prima, quindi qui andremo a iniziare con le maglie alte, quindi andremo a fare maglia alta, 2 maglie prima del punto perla, cioè questa e questa, quindi andiamo a contare 5, 1, 2, 3, 4 e qui andremo a fare il nostro punto perla. Andiamo a contare 5, quindi andiamo a fare una maglia alta. Da questo momento in poi andiamo a contare 5 maglie, cioè 2 maglie prima del punto perla, 1 e 2, andiamo a contare 5, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Nella quinta maglia andiamo a fare il punto perla, quindi 1, 2, 3
e 4 e chiudiamo tutto insieme. Ok, da questo momento in poi vedete che mi ritrovo con 2 maglie prima del punto perla, ci sono 2 maglie. Da questo momento in poi dobbiamo contare 5, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Alla quinta maglia vedete mi ritrovo con 2 maglie prima del punto perla, 1 e 2, qui c'è il punto perla, quindi alla quinta maglia vado a fare il mio punto perla, 2, 3 e 4 e chiudo tutto insieme. Ok, conto 1, 2, 3, 4 e 5 e faccio il mio punto perla, 1, 2, 3 e 4, chiudo tutto insieme, quindi 1, 2, vedete 2 maglie prima del punto perla, quindi 1 e 2, 3, 4 e 5 e qui faccio il mio punto perla, 1, 2, 3 e 4, chiudo tutto insieme. A questo punto mi rimangono queste maglie, quindi mi rimane 1, 2, 3, 4 maglie, quindi vado con le maglie alte, finisco con le maglie alte. Faccio una catenella, volto e lavoro. Questa riga sarà tutto di maglie basse, quindi entriamo ogni maglia e facciamo una maglia bassa, quindi prima del punto perla in questo buchino entro e faccio una maglia bassa e dopo il punto perla entro e faccio una maglia bassa. Finito il mio giro di maglie basse andiamo a girare il lavoro, quindi una maglia bassa e voltiamo il lavoro. Allora noi dobbiamo andare a fare il punto perla perché ci ritroviamo con 1, 2, 3, 4, 5 e 6 maglie prima del punto perla. Eccolo qua, io metto magari il dito così, questo è il punto perla, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Noi il punto perla lo dobbiamo andare a fare 2 maglie prima del punto perla, noi dobbiamo andare a fare il punto perla, quindi lavoriamo 1, 2, 3, 4 maglie, nella quarta andiamo a lavorare il punto perla, quindi noi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 maglie, quindi noi dobbiamo andare a fare il punto perla 2 maglie prima della perlina, quindi noi lo dobbiamo andare a fare qua, quindi lavoriamo 1, 2, 3 e 4, nella quarta andremo a lavorare il punto perla. Quindi è una cosa che dobbiamo andare a regolarci noi, dove dobbiamo andare a fare il punto perla. Quindi andiamo a fare maglia alta, 1, 2, 3 e 4. Mi sono fermata 2 maglie prima del punto perla e qui andiamo a fare nella quarta, andiamo a fare il punto perla, quindi 1, 2, 3 e 4 e chiudiamo tutto insieme. Quindi
Il lavoro è semplice, quindi noi dobbiamo regolarci su quante maglie abbiamo all'inizio e alla fine. Quindi se a noi alla fine ci rimane a questo punto praticamente che noi andiamo a fare il punto perla, lo andiamo a fare qui, 2 maglie prima del punto perla andiamo a fare il punto perla qua, poi contiamo 5, 1, 2, 3, 4 e 5, ci viene qui il punto perla, quindi andiamo a farlo qua perché ci rimane un punto per chiudere. Ok, quindi dobbiamo regolarci noi, non è affatto difficile, quindi andiamo a costruire, andiamo a lavorare il nostro pannello, dopodiché andremo a lavorare il pannello davanti, il pannello dietro e l'altro pannello davanti e ci vediamo qui. Intanto lavoriamo il pannello. Allora, terminato il mio pannello, ho fatto il pannellino davanti, il pannellino dietro, adesso l'altro pannellino lo andremo a fare insieme. Allora, andiamo a prendere il filo e l'uncinetto e andiamo a lavorare il pannellino. Quindi dopo il marcapunti, la maglia dopo il marcapunti, entriamo e facciamo maglia bassa e 2 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, quindi filo sull'uncinetto, andiamo a fare maglia alta e 2 maglie prime, vedete che io sono 2 maglie prima del punto perla, quindi andiamo a fare il punto perla, 1, 2, 3 e 4 e chiudo tutto insieme, prendo il filo sull'uncinetto e da questo momento in poi andiamo a contare 5, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Nella quinta maglia, 2 maglie prima del punto perla, vedete qui ci sono 2 maglie prima del punto perla, andiamo a fare il punto perla alla quinta maglia, 1, 2, 3, 4 e chiudiamo tutte insieme, maglia alta, maglia alta, continuiamo così fino alla fine del giro e poi ci vediamo qui per continuare. Bene, terminato il giro di punto perlina, a questo punto andiamo a fare il giro di maglie basse, quindi il giro che conclude il motivo. Quindi abbiamo fatto un giro di punto perlina, adesso andiamo a fare tutta la riga di maglie basse. Allora, terminati i miei 2 pannellini, guardate, perfettamente, i due devono essere perfettamente uguali, abbiamo fatto 30, 30 e il pezzo dietro è 60, adesso andiamo a fare delle cuciture qui sulle spalline, lasciando un paio di centimetri per l'apertura del collo, sia da una parte che dall'altra naturalmente. Io già una l'ho finita, ho fatto la mia cucitura e poi ho fatto anche la manica che poi ora andremo a fare insieme, l'altra l'andremo a fare insieme, quindi andiamo a fare le cuciture. Andiamo a prendere il lago e il filo e andiamo a cucire la nostra spallina, quindi giriamo il cardigan dal rovescio e andiamo a cucire la spallina, lasciando alla fine vicino, diciamo, al collo, lasciando un paio di centimetri per l'apertura del collo. Quindi andiamo a fare la cucitura e poi ci vediamo qui per continuare.
Terminata la nostra cucitura, ho lasciato un paio di centimetri, vedete, per l'apertura del collo. A questo punto andiamo ad occuparci della manica. Allora, andiamo adesso ad occuparci della manica. Innanzitutto andiamo a prendere il filo e l'uncinetto, togliamo i marcapunti, questa è la maglia che abbiamo lasciato tra un pannello e l'altro, e entriamo e facciamo delle maglie basse. Quindi dobbiamo andare a raccogliere tutte le maglie basse. Allora, terminato il giro di punti bassi, andiamo a fare il giro di punti perla. Quindi vi ricordo che questo motivo si sviluppa in due righe, quindi rigo di punti bassi e rigo di punti perla. Quindi facciamo le maglie alte, quindi facciamo la terza maglia alta e qui facciamo il punto perla. 1, 2, 3 e 4 e chiudiamo tutte insieme. A questo punto lo andiamo a fare per tutto il giro maniche, andiamo a fare il punto perla. Allora, terminata la mia manica, io all'inizio sono partita con 55 maglie e ho fatto 8 giri. All'8º giro, quando mi ritrovo con le maglie basse, ho fatto una diminuzione e ho tolto 5 maglie. Quindi da 55 mi ritrovo a 50 maglie sul mio lavoro. Dopodiché ho fatto altri 3 giri. Arrivati alle maglie basse faccio un'altra diminuzione, quindi da 50 maglie passo a 45 maglie. Ho fatto altri 3 giri, praticamente 3 motivi, ho fatto un'altra diminuzione. Quindi dopodiché mi sono fermata con le diminuzioni, poi ho fatto un paio di giri per quanto volevo lunga la mia manica, ho fatto delle maglie basse alla fine con delle diminuzioni e ho fatto 2 giri di maglie basse alla fine della manica. Allora, con il filato che mi è rimasto andrò a fare un bordino intorno al mio cardigan, non so quanti adesso giri farò, quindi penso che consumerò tutto il filato, quindi andrò a fare il bordino a maglia bassa. Qui non so se farò un bottone oppure lo lascerò libero, non lo so ancora, quindi il mio tutorial finisce qui, non mi resta altro che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo tutorial. Se non volete perdere il prossimo tutorial attivate la campanellina. Ciao a tutti!